Caro imprenditore californiano, non so il tuo nome, non so se guarderai mai questo video, non so se sei ancora vivo, ma sappi che devi essere orgoglioso di te stesso e sappi che hai fatto il tuo dovere. Poco cambia se questa tua creatura ha avuto poco successo e che tutt'oggi rimanga sconosciuta al mondo, perché una figata del genere chissà quando si era già vista. Muscle Challenge, il Monopoly del bodybuilding. Un prodotto americano datato 1990, prodotto e distribuito dalla Muscle Challenge Incorporation. Ecco, questo è tutto quello che si sa sulla storia di questo gioco da tavolo. Non si sa chi ha scritto le regole del gioco, non si sa chi ha avuto l'idea, non si sa chi ci abbia lavorato, ma ci viene chiarito che Muscle Challenge è un gioco divertente ed educativo per tutti coloro che amano il bodybuilding, dai principianti agli avanzati, con più di 1100 domande riguardante tutto sul bodybuilding: storia, allenamento, terminologia, scienza, anatomia, gare, riviste, libri, attrezzatura e tanto altro ancora. Ecco cosa c'è al suo interno: un'apposita tavola da gioco, una card box contenente 367 carte di domande e risposte e altre carte le quali verranno mostrate fra poco. 4 perni di caricamento, i cosiddetti bilancieri, nonché le pedine del gioco, 32 dischi olimpionici di vari colori da infilare nelle varie pedine e infine una tavola anatomica, un libretto delle istruzioni e l'immancabile dado. Come si gioca a questo gioco? Beh, le regole per iniziare e per prepararsi sono queste, descritte nel foglio di istruzioni con l'accurato titolo Warm Up. Ogni giocatore sceglie una pedina e 8 dischi olimpionici, tutti di colore diverso, e va poi a posizionare la propria pedina vuota sopra la casellina di partenza intitolata Nutrition Start. Si tirano fuori poi le carte da gioco, le 15 Chisel Choices Cards e le 12 Finishing Cards. A questo punto ognuno lancia il dado, chi fa il punteggio più alto sarà il primo a iniziare. Come nel Monopoly, ogni casellina ha le sue funzioni. Se un giocatore cascherà su una qualsiasi casellina dove è illustrato un gruppo muscolare, dette body parts, dovrà rispondere a una domanda. Bisognerà perciò pescare una carta e rispondere alla prima delle 3 domande elencate numericamente. Se quest'ultimo risponderà correttamente, potrà infilare nel proprio bilanciere un disco olimpionico, il quale avrà lo stesso colore della casellina. Oltre alle caselline intitolate Body Parts ce ne sono altri 3 tipi: Tan, Symmetry e Posing. Anche qui bisognerà rispondere a una domanda e se l'esito sarà positivo si potrà collezionare una carta con il nome della casellina. Abbiamo infine le ultime 4 tipologie di tabelle: Positive Mental Attitude, Genetically Superior Role, Pedal in Place e infine le Chisel Choices, anche in questo caso da utilizzare assieme alle carte. Le prime 2 danno completa libertà di muovere la propria pedina dove si vuole. La terza non possiede alcuna sfida, costringendo il giocatore a passare il turno e quindi limitarsi a fare perciò un po' di cardio. L'ultima è invece di pescare una carta e di eseguire una richiesta, riportata sul retro, e di rimetterla via una volta che hai fatto. A proposito, sorpresa, Muscle Challenge è un gioco drug free, quindi niente sosta nella casellina No Landing on Steroids. Se lanci il dado e se la cifra che ne esce ti farebbe arrivare lì, passa il turno al giocatore successivo. Chi guadagnerà tutti e 8 i dischi olimpionici e 3 finishing cards tutte diverse, potrà spostare la propria pedina al centro del tavolo e rispondere all'ultima domanda, vincendo la gara se risulterà positiva la risposta, e portando così a termine la partita. Insomma, si può definirlo un gioco singolare, molto particolare, ma considerevolmente difficile rispetto a quel che sembra. Questo per via di diverse domande abbastanza difficili da rispondere. Chi è il più grande fan di Cory Everson? Ricordando che il gioco è stato ideato per un pubblico americano, sono stati trattati eventi, prodotti, fonti che non sono né arrivati né mai discussi in Europa, andando però involontariamente a renderlo un oggetto molto interessante e trasformandolo in qualcosa che, soprattutto agli occhi di oggi, risulta quasi come una vera e propria fonte di studio, fatta per conoscere e descrivere questa disciplina come una scienza esatta, con una storia esatta, e non come un semplice e superficiale accumulo di opinioni tramandate da degli sconosciuti appassionati.